Buongiorno a tutti, è un grande piacere accogliere qui alla Farnesina il Ministro degli Esteri britannico, il Foreign Secretary William Hague, che è venuto a Roma per incontri istituzionali con il Capo dello Stato, con il Presidente del Consiglio e adesso al Ministero degli Esteri per una consultazione bilaterale su temi di particolare interesse, a cominciare da quello che ci ha toccato così vicino e così direttamente a Londra e a Roma per la vicenda che si è avuta in Nigeria. Ma vorrei sottolineare, in occasione della sua visita, come Italia e Gran Bretagna hanno relazioni eccellenti, una stretta collaborazione e una grande sintonia su tutti i principali dossier dell'attualità internazionale. Oggi con il Foreign Secretary abbiamo avuto nuova occasione per confermarlo, discutendo in particolare della crisi siriana e del passo in avanti fatto registrare ieri al Consiglio di sicurezza con l'approvazione di un'importante dichiarazione presidenziale e abbiamo scambiato delle valutazioni anche in vista della sessione di domani a Bruxelles del Consiglio Affari Esteri. Abbiamo parlato del processo di transizione in Libia, più in generale dell'area del Mediterraneo, dei processi avviati dalle primavere arabe e ci siamo soffermati sull'Iran, sottolineando la necessità di proseguire lungo quella strategia del doppio binario che l'Unione Europea ha intrapreso da tempo e nella quale Gran Bretagna e Italia sono direttamente coinvolte, sia per riportare Teheran al tavolo del negoziato, ma anche per proseguire un'azione di pressioni economiche che appunto possa cercare di far progredire la questione della fine dell'arricchimento a finalità presumibilmente militari del programma nucleare. Come dicevo, l'amicizia fra Italia e Gran Bretagna è solida, viene riconfermata oggi dalla importante e gradita visita del Ministro Hague dopo i tragici fatti che hanno portato alla barbara uccisione di Franco La Molinara e Christopher McManus. Da amici abbiamo chiesto immediatamente al governo inglese ogni chiarezza su quanto era avvenuto e l'abbiamo fatto sia per il rapporto che contraddistingue le relazioni tra i nostri paesi e i nostri governi, ma soprattutto per la memoria che conserviamo di Franco La Molinara e per il rispetto alla sua famiglia, cui lo stesso governo britannico ha dimostrato vicinanza e solidarietà, e ho ricordato ancora qualche minuto fa al Ministro Hague il gesto toccante dell'ambasciatrice Prentice di aver voluto partecipare alle esequie e delle comunicazioni dirette inviate dal Primo Ministro Cameron e anche della corrispondenza fra i familiari delle due vittime, quella inglese e quella italiana. Abbiamo quindi discusso oggi soprattutto come migliorare e rafforzare la nostra collaborazione reciproca in questi casi, soprattutto per vedere come confrontare queste sfide crescenti del terrorismo internazionale e per migliorare considerevolmente il tipo di operazioni che insieme si dovessero ripresentare in futuro. Abbiamo deciso di istituire un gruppo di lavoro ad alto livello in cui i nostri due paesi discuteranno delle modalità concrete per intensificare la loro collaborazione e le modalità di consultazione sul tema appunto dell'antiterrorismo. Il gruppo si riunirà per discutere appunto di questo, di antiterrorismo, ma anche di sequestri e di pirateria. Di pirateria abbiamo in particolare parlato nel corso dell'incontro. L'Italia la considera una priorità fondamentale, così come la Gran Bretagna. I nostri paesi sono impegnati in questo ambito all'ONU, alla NATO e all'Unione Europea. Ho aggiornato in questo quadro il collega Hague sugli sviluppi della vicenda dei nostri due marò in India, chiarendo le nostre posizioni sull'esclusiva giurisdizione italiana e sul precedente che questo caso rischia di creare per tutti gli altri in cui i militari di uno Stato sono impegnati in operazioni di contrasto a fenomeni illeciti o a tutela della pace e della sicurezza.
Nel quadro di questa azione di sensibilizzazione internazionale, l'Italia ha investito della questione anche l'Unione Europea, in particolare l'Alto rappresentante, altri paesi del gruppo di contatto sulla pirateria. Grazie. William, grande piacere di darti la parola. Thank you very much indeed, and I want to begin by thanking Foreign Minister Terzi for the invitation to come to Rome today. Italy is one of the United Kingdom's foremost partners in the European Union, and I think we have a very, very strong bilateral relationship, and we're working closely with the government of Prime Minister Monti to make it even stronger. We have already worked closely on a range of foreign policy priorities, many of which, as you can hear, we have discussed today, and I find this a very, very fruitful and promising partnership. During this visit today, I have met with President Napolitano, with Prime Minister Monti, obviously with Foreign Minister Terzi, and also with the chair of the Intelligence Committee in Parliament, Mr. D'Alema. Do we need any translation of this? No? I don't think so. No? Okay. We have, as Foreign Minister Terzi says, we have discussed the tragic deaths of Franco Lamolinara and Chris McManus in Nigeria, and we've also had a full discussion of other areas of mutual interest, including international issues, such as Syria, our close work on counterterrorism, and of course Iran, as you have heard. Once again, I must express my condolences to the families of Chris McManus and of Franco Lamolinara for their terrible loss. The British government was in regular contact with the Italian government from the start of the case, of course, both in Abuja and in Rome, and on intelligence and diplomatic channels. And a team of experts from the United Kingdom visited Rome last week to ensure that we all share a clear understanding of the events that led up to the rescue attempt and the operation itself. There had been a limited opportunity to secure the release of the two hostages, whose lives were in imminent danger and growing danger. And under the circumstances, it was only possible to inform Italy once the operation was underway. This tragic case shows that our citizens continue to be threatened by terrorists when they travel or work overseas. We stand together in our determination to do everything within our power to keep our citizens safe. Foreign Minister Terzi and I also discussed that overall terrorist threat, and we have issued a joint statement today on our cooperation on counter-terrorism. The steps we have agreed include establishing a United Kingdom-Italy high-level group on terrorism to look at the full range of our cooperation and consultation on counter-terrorism issues, including counter-kidnap, radicalization, Yemen, Somalia, and Libya, considering how best to help strengthen Nigeria's capacity to tackle the threat posed by terrorism, offering further support to the Libyan authorities to prevent terrorists from taking advantage of the proliferation of arms, and exploring joint cooperation in the policing and justice reform sector in Yemen. Italy has a strong and important relationship with us that is a key priority for the United Kingdom. We've already worked closely together in the European Union on Syria, Afghanistan, and Libya, and I believe that closer working on counter-terrorism will strengthen our relationship, and I'm very pleased that we have agreed to do that in the discussions that we have had today. Thank you very much indeed.